Molti ci chiedono qual è la differenza tra un estrattore e una centrifuga, ma io posso comprare una centrifuga, costa 30 euro, è molto più semplice, eccetera. Beh, le differenze sono fondamentali. Prima di tutto con l'estrattore puoi estrarre qualsiasi tipo di verdura, cosa che con la centrifuga è limitatissima. In secondo luogo puoi estrarre il melograno, per dire, che con la centrifuga è molto difficile, cioè c'è tutta una serie di vegetali che con la centrifuga è molto difficile estrarli, ma questo è anche secondario. Altro aspetto fondamentale è che la qualità dell'estratto è molto diversa. Con la centrifuga, proprio perché non c'è forza di estrazione, non c'è compressione, con l'estrattore abbiamo come un torchio, l'estrattore comprime e estrae tutto il succo, perché è nel succo che ci sono le vitamine, gli oligoelementi, i sali minerali, non nell'acqua. La centrifuga estrae prevalentemente l'acqua del cibo, tant'è che se lasciate depositare un 10 minuti, diciamo, il succo estratto da una centrifuga, vedrete che nella parte inferiore si forma uno strato d'acqua, che è acqua purissima, buonissima, ma è acqua, e di succo ben poco. Altro aspetto fondamentale è il processo. Qui abbiamo una estrazione molto lenta, quindi non c'è riscaldamento, non ci sono processi che alterano la qualità dell'estratto. Nella centrifuga è stato sperimentato da laboratori che nella parte dove si forma l'attrito tra i 2000, 5000, 20.000, 25.000 giri che fa, soprattutto nelle macchine, diciamo, commerciali, nelle centrifughe più potenti, questa enorme velocità e l'attrito che si forma con il cibo crea un riscaldamento che arriva fino a 50-60 gradi in quel punto. Questo cosa vuol dire? Che gli enzimi, che sono sensibilissimi alla temperatura, vengono via via ridotti di molto e quindi di molto viene ridotto anche il beneficio per la persona. Altro aspetto fondamentale è l'ossidazione. Come vedete qui l'estratto può essere fatto quasi completamente in un unico ambiente, esente da aria. Nella centrifuga si forma un vortice talmente forte, talmente potente, e quindi un mescolamento con l'aria del succo che lo ossida moltissimo. E noi sappiamo che un cibo ossidato è un cibo che è carente moltissimo non solo di enzimi per il riscaldamento, ma delle vitamine. Le vitamine vengono depauperate in maniera incredibile. Nei nostri Depliant trovate anche esattamente le differenze tra la centrifuga e l'estrattore in merito proprio a questi due aspetti. Per quanto riguarda la vitamina C, è stato confrontato solo la vitamina C, in una centrifuga, detto 3 mg per 100 grammi su una centrifuga di pomodoro estratto, vitamina C 3 mg, vitamina C in un estrattore sono 17 mg, quindi 6 volte tanto. Capite che questo è importante, un bicchiere al giorno, 6 volte di più ogni giorno è diverso. Per quanto riguarda il contenuto nutrizionale, cioè gli enzimi soprattutto, andiamo da un rapporto un 17% con la centrifuga e un 68% con l'estrattore. Questi sono i due aspetti più importanti da tenere presente per queste differenze. Poi, come ripeto, c'è un'infinità di frutta e di verdura che con la centrifuga è quasi impossibile farlo. Poi qui, come abbiamo visto, ci sono 2 filtri, a richiesta ce ne può essere un terzo, per fare le vellutate, per fare
diciamo, le pappe per i bambini, per fare il passato di pomodoro crudo, per fare la vellutata di borlotti, per fare un'infinità di cose. Bene, queste sono le differenze fondamentali tra la centrifuga e l'estrattore.